In Ferrari si aspettavano qualcosa di più dal weekend del Giappone, è innegabile, vista la gara precedente dove Sainz ha vinto a Singapore, dove anche nella giornata di venerdì aveva mostrato delle ottime prestazioni, poi il sabato invece è tornata a essere dietro a McLaren. E molti potranno dire, beh ma certo è una pista con i curvoni veloci, con tante curve in appoggio, è normale che Ferrari sia dietro a McLaren. E questo è vero, ci sono anche tanti segnali incoraggianti per il team di Maranello, che ha confermato anche lo stesso Vasseur. In questo video voglio dirvi dove la Ferrari migliorata, dove c'è ancora margine per riuscire a recuperare sugli avversari e se Ferrari riuscirà a battere a fine anno Mercedes nel campionato costruttori, che questa è la domanda che si fanno tutti in questo momento. Prima di continuare, se vi piacciono i video sul canale, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi e attivate le notifiche, così non vi perdete nessun contenuto che pubblico. A voi non costa nulla, ma per me che faccio i video fa una grandissima differenza. Per questo vi ringrazio di cuore di tutto il supporto. Prima di continuare voglio ringraziare lo sponsor di oggi, ovvero Mudrex, e voglio dirvi perché può diventare il vostro partner principale negli investimenti nelle criptovalute, perché Mudrex ha il nostro stesso obiettivo, ovvero investire nel lungo termine, perché questo è il modo migliore per garantirti un rendimento vero e proprio. Più di 500.000 persone investono oggi in Mudrex nel loro prodotto CoinSets e più di 250.000 persone investono nel loro nuovo prodotto chiamato Volt, che ha un rendimento addirittura del 10% annuo garantito. Ma se questo non ti basta, ti dico anche i partner di Mudrex: Binance, la banca Lloyd di Londra e per i più esperti Y Incubator. Se il mondo degli investimenti ti ha sempre generato dei dubbi e perplessità, Mudrex fa il caso tuo, perché è pronto a chiarirti qualsiasi domanda tu abbia. In più ti ricordo che con il mio codice Rastro hai fino al 15% di cashback. Quindi affidati anche tu a Mudrex, investi in maniera responsabile e punta ad avere dei ritorni sul lungo periodo. Ringrazio nuovamente Mudrex per aver sponsorizzato questo video, ma ora torniamo a noi. Io sono Rastro e oggi andiamo a analizzare Ferrari e cosa ci ha detto la pista del Giappone sul futuro della rossa. Uno dei punti più critici della SF23 che abbiamo sottolineato più e più volte durante quest'anno è sicuramente la gestione delle gomme, essendo questa macchina molto performante sul giro secco, con poco carico di benzina e che fa più fatica invece nei long run. Ma questa cosa è stata migliorata proprio nella gara in Giappone. Pensiamo in altre piste con le stesse caratteristiche di Suzuka, per esempio Silverstone, oppure anche Olanda, Zandvoort, Ferrari ha sofferto molto di più l'usura delle gomme rispetto agli altri team, essendo addirittura quarta forza in molti casi. In questo caso è vero che Ferrari si è dimostrata terza forza in Giappone, dietro a Red Bull e McLaren, però il ritmo gara era molto buono e la rossa ha potuto spingere per tutto lo stint in maniera abbastanza costante. Certo, rimane ancora un gap da colmare nei confronti dei team che consumano meno le gomme e che quindi hanno più carico, penso per esempio a Red Bull e McLaren. Infatti rimane l'amaro in bocca perché la Ferrari non ha di fatto lottato per il podio, non ha avuto quella chance, però come confermano i stessi ingegneri di Maranello e anche Vasseur, c'è stato un miglioramento in Giappone grazie al nuovo fondo. Sicuramente il lavoro fatto sul setup il venerdì e il sabato per cercare di avere un assetto che consumi meno le gomme e che riesca a rendere la monoposto più guidabile con tanto carico di benzina, beh, è stato fondamentale. L'ha confermato lo stesso team principal della rossa, che ha detto siamo migliorati nella gestione delle gomme, e vedendo i dati queste dichiarazioni sono anche confermate dalla realtà. Abbiamo sentito più volte Vasseur fare delle dichiarazioni un po' ottimiste quest'anno, in cui dichiarava che la Ferrari ha migliorato oppure che poteva avere margine per migliorare ulteriormente, che sembravano però più delle parole di speranza che altro. In questo caso invece i dati danno ragione a Ferrari. Infatti i cambiamenti visti sulla parte esterna, che è più liscia nella zona del marciapiede, e anche i cambiamenti fatti sul fondo, la zona del diffusore, che rimodellano di fatto la struttura vorticosa che arriva nella zona posteriore della monoposto, questi interventi sono serviti a Ferrari per migliorare quindi i flussi che arrivano sulla monoposto e degradare meno le gomme posteriori. Sappiamo come in Formula 1 le strategie durante il weekend di gara si decidono prima di arrivare nel luogo e prima di affrontare le diverse sessioni. Come ha confermato lo stesso Vasseur, in Ferrari si aspettavano addirittura più degrado di quello che alla fine si è visto. Per questo la strategia è stata anche più conservativa del dovuto. Questa è una cosa che accade spesso quando hai un problema ricorrente, come può essere in questo caso per Ferrari il degrado delle gomme. Cerchi di andare a prevenire il più possibile. Poi se riesci a gestire meglio le gomme in gara,
gara, sai che con il senno di poi potevi anche esprimere più performance, ma avendo una strategia più conservativa non l'hai mostrato. E questo si ricollega al tema che ha trattato anche Sainz, che ha dichiarato di essere stato sacrificato in questa gara per agevolare Leclerc, riprendendo un po' quello che aveva detto Leclerc a Singapore, che era stato sacrificato per agevolare la vittoria di Sainz. In quel caso era vero, ed era sotto gli occhi di tutti che Leclerc era stato sacrificato, e aggiungo anche giustamente, perché era importante portare a casa la vittoria di Sainz. Ma attenzione, in questo caso in Giappone Sainz non è stato sacrificato per Leclerc, è importante dirlo. Hanno esteso lo stint con Sainz con gomma media, non coprendosi dall'undercut di Hamilton, perché avevano paura che dopo lo stint con le hard fosse troppo lungo, e quindi hanno deciso di aumentare il target di giri con gomma media per evitare troppo degrado poi con la gomma hard a fine gara. Questa è stata un po' l'idea di Ferrari. Con il senno di poi è stato un piccolo errore che hanno commesso, capita, perché poi alla fine Sainz non è riuscito a prendersi la posizione su Hamilton, ma non è nulla di grave, anzi questo ci dimostra che Ferrari poteva gestire meglio le gomme rispetto a quanto previsto. Prima di continuare, se ti piacciono i video sul canale, mi raccomando, lascia un like, iscriviti e attiva le notifiche, così non ti perdi nessun contenuto che pubblico. A voi non costa nulla, ma per me che faccio i video fa una grandissima differenza. Ti ringrazio di cuore di tutto il supporto. Ma ora torniamo a noi. Ma parliamo del nuovo fondo di Ferrari, che è stato confermato dagli ingegneri. Sono stati modificati diversi aspetti del fondo, tra i convogliatori, il diffusore, e questo è un importante step anche perché prima il fondo era già stato modificato per prevenire il porpoising che avevamo visto già a inizio stagione, elemento che ormai era già stato eliminato da tutti i team, ma Ferrari aveva. Il nuovo fondo ha permesso di rendere questa SF23 più prevedibile in una pista come Suzuka. Il weekend del Qatar che arriverà sarà fondamentale per confermare questo aspetto, quindi una macchina più prevedibile e anche una miglior gestione delle gomme. Tra l'altro ci ricordiamo dalla gara del 2021 come Qatar sia una pista molto difficile sulla gestione, quindi è una pista probante che sarà utile per Ferrari. Non abbiamo nessun dato sulla gara del 2022 in Qatar perché la pista non era nel calendario, ma sarà un weekend tosto anche perché ci sarà la sprint race e Max ha il primo match point per diventare campione del mondo. Quindi attenzione che non sarà facile presentarsi a posto già dal venerdì, essendo una pista dove non si è mai corso con vettura a effetto suolo, bisogna preparare il setup prima di arrivare nel weekend e c'è il parco chiuso subito dopo l'F+1. Attenzione, questi aspetti sono importanti, però Ferrari ci ha sempre mostrato che nei weekend con la sprint race se l'è cavata bene, quindi la speranza anche per il Qatar è quella, anche se è una pista molto più simile al Giappone rispetto a Singapore. Ma concludiamo il video rispondendo a una domanda molto importante: Ferrari riuscirà a conquistare il secondo posto nel campionato costruttori a fine anno? La differenza attuale tra Mercedes seconda e Ferrari terza è di 20 punti, e non sono tanti punti considerando che mancano ancora 6 gare alla fine del campionato. La battaglia che hanno fatto Hamilton e Russell in Giappone non li ha aiutati tanto per cercare di recuperare punti su Ferrari. Toto Wolff cerca di dare ordine, ma c'è un po' un clima strano in Mercedes attualmente, due piloti vogliono prevalere sull'altro e questo potrebbe essere un punto sfruttato da Ferrari per cercare di portare a casa più punti in queste gare. E attualmente Ferrari come ritmo gara è molto simile a Mercedes, leggermente superiore come ritmo, un po' meno come costanza. In qualifica è nettamente superiore Ferrari a Mercedes, l'abbiamo visto ormai da tante gare da dopo la pausa estiva. L'unico avversario attuale di Ferrari è McLaren, che ormai da Silverstone in poi in molte piste è una seconda forza concreta. Certo, i punti di differenza nel campionato costruttori è di più di 100, quindi è lontana per ambire a posizioni di vertice. Anche Aston Martin sembra troppo lontana, con 59 punti di differenza. Ma nonostante sulla carta nella classifica del campionato costruttori McLaren sia quinta, McLaren adesso ha fatto delle modifiche di design sulla monoposto che la rendono la monoposto più simile a Red Bull attualmente. Sappiamo che il sistema di sospensioni all'anteriore e al posteriore è il medesimo, pull rod all'anteriore, push rod al posteriore, ma il team capitanato da Andrea Stella sembra aver compreso il concetto aerodinamico della RB19, pensato da Newey e Washe. E la MCL60 è la vettura più simile soprattutto nelle curve ad ampio raggio, dove conta avere tanto grip in appoggio, ma soprattutto è quella più agile nei cambi di direzione ad alta velocità. L'abbiamo visto a Silverstone, l'abbiamo visto anche in Ungheria per esempio, l'abbiamo visto qui in Giappone e probabilmente lo vedremo anche in Qatar. E nell'ultima gara in Giappone è migliorata anche l'efficienza di McLaren, punto debole che abbiamo sottolineato durante la stagione. Ora vi dico anche la mia opinione in merito. Ferrari ha tutte le carte in tavola per superare Mercedes a fine stagione, questo è evidente. Dobbiamo vedere se Mercedes porterà altri aggiornamenti sulla propria monoposto. Concludere secondi quest'anno sarebbe comunque un buon risultato per la rossa, vedendo come è iniziato quest'anno e come si stava evolvendo la situazione. Penso che McLaren possa anche superare
Aston Martin a fine anno nei costruttori. Ovviamente c'è un dubbio sulla risposta di Mercedes. Punterà solo al 2024? Porterà altri aggiornamenti come ha fatto l'anno scorso, che è stato l'ultimo team a portare aggiornamenti in pista? Lo scopriremo nelle prossime gare, anche perché ogni singolo aggiornamento fa la differenza sulle performance. Certo che il mio consiglio da dare a Ferrari è meglio concentrarsi sulla monoposto 2024 piuttosto che aggiornare questa macchina fino all'ultimo, anche perché sappiamo che la SF24 sarà totalmente diversa rispetto a questo progetto. Fatemi sapere nei commenti cosa vi aspettate dal futuro di Ferrari. Secondo voi riuscirà a arrivare seconda nel campionato costruttori? McLaren riuscirà a arrivare quarta e quindi passare a Aston Martin? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Nastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.